Immagina un negozio che ti propone vestiti prima che tu inizi a cercarli, a prezzi incredibilmente bassi. È così che funziona Shein, dove puoi trovare una maglietta super trendy a meno di 5 euro. Ma come fa a costare così poco? Dietro a quella convenienza c'è un sistema costruito su produzione ultra rapida, algoritmi che analizzano i tuoi gusti in tempo reale, campagne social studiate al millimetro e non solo. Nel video di oggi scopriremo come questo modello ha permesso a Shein di competere con brand come H&M e Zara. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Shein è un retailer online fondato nel 2008 a Nanchino, oggi con sede legale a Singapore e circa 16.000 dipendenti. Non possiede boutique o showroom permanenti, vende direttamente ai consumatori con spedizioni globali. Tuttavia, in alcune occasioni apre per pochi giorni dei negozi temporanei, i cosiddetti pop-up store, in città strategiche, comprese grandi capitali della moda italiane. Ad esempio, dal 17 al 19 aprile 2025 è stata inaugurata la Spring Boutique a Milano. A Roma, un altro pop-up store era stato allestito dal 13 al 16 dicembre 2023. Queste boutique effimere offrono ai clienti un'esperienza offline concreta, senza i costi e i rischi di un punto vendita stabile, ma con un forte ritorno emotivo e mediatico. Secondo le stime divulgate dal Financial Times nel 2023, Shein ha totalizzato un volume d'affari di circa 45 miliardi di dollari e ha portato a casa un utile netto di 2 miliardi di dollari, raddoppiando i guadagni rispetto al 2022. Nel 2024 le vendite sono cresciute del 19% fino a 38 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è diminuito a circa 1 miliardo di dollari, un calo di quasi il 40%. Anche se il cuore del brand è la moda femminile, oggi Shein vende anche beauty, oggettistica per la casa, accessori tech, articoli per animali e molto altro, un vero e proprio bazar digitale pensato per catturare ogni impulso d'acquisto. Alla base del successo di Shein c'è un sistema produttivo estremamente rapido e flessibile. Tutto parte da un quartiere industriale in Cina, nella zona di Panyu, vicino a Guangzhou, dove operano migliaia di piccole fabbriche. Queste realtà, spesso chiamate villaggi Shein, ricevono ordini su piccolissima scala, anche solo 100 capi alla volta. Shein osserva i trend sui social in tempo reale. Quando un capo inizia a piacere online, viene prodotto in piccole quantità e pubblicato sul sito. Se vende bene nei primi giorni, viene immediatamente riordinato in grandi volumi. Il tutto avviene nell'arco di 3-7 giorni, dal primo schizzo digitale alla messa in produzione, un tempo che per altre aziende richiede settimane o mesi. Si parla di oltre 3.000 fornitori con cui Shein collabora in modo diretto. Sono strutture che possono adattarsi subito ai dati di vendita, produrre velocemente e spedire senza stoccaggi lunghi o rischi di invenduto. Questo modello riduce gli sprechi, taglia i costi e consente a Shein di offrire sempre prodotti nuovi al prezzo più basso possibile. Shein non spende milioni in pubblicità tradizionale, punta tutto sui social, soprattutto quelli frequentati dai più giovani, TikTok, Instagram e YouTube. Lì non vedi spot, ma influencer, creator e ragazzi comuni che mostrano haul, cioè video in cui aprono pacchi pieni di vestiti appena ordinati. È una strategia semplice ma potentissima. Le persone si fidano più di chi assomiglia a loro che di uno slogan pubblicitario. Nel 2023 l'app di Shein è stata scaricata oltre 261 milioni di volte ed è diventata una delle più usate al mondo nel settore moda. Nel 2024 ha mantenuto numeri altissimi, superando i 199 milioni di download solo nei primi mesi dell'anno. Ma il vero segreto è come funziona l'app. Chi la usa viene bombardato da stimoli. Ogni giorno ci sono nuovi sconti, notifiche personalizzate, punti da accumulare, giochi, sfide e buoni premio. È tutto pensato per creare una specie di dipendenza d'acquisto che gli esperti chiamano dopamine shopping. Ogni interazione, anche solo aprire l'app o cliccare un capo, dà una piccola soddisfazione e spinge a tornare. Risultato: l'utente non compra solo quando ha bisogno, ma perché è coinvolto, incuriosito, premiato. È shopping che sembra un gioco, ma che per Shein è un business estremamente serio e redditizio. Una maglietta a 2,50 euro, un top estivo a 2 euro. Su Shein non è raro imbattersi in prezzi che sembrano quelli di un mercato degli anni 90, ma come fa un'azienda a vendere capi così economici senza andare in perdita? Il segreto è nella strategia dei grandi numeri. Shein non guadagna molto su ogni singolo prodotto. Su certi capi il margine di guadagno è minimo, anche solo qualche centesimo. Ma quando i volumi sono giganteschi, milioni di capi venduti ogni giorno, anche quei pochi centesimi diventano utili enormi.
Un altro elemento fondamentale è la logistica snella. Come abbiamo visto, i vestiti vengono prodotti in piccole quantità, testati sul mercato e poi riprodotti solo se vendono. Questo evita magazzini pieni di invenduti. Inoltre, gli ordini vengono spediti direttamente dalle fabbriche in Asia ai clienti, saltando grossisti, rivenditori e negozi fisici. Ma c'è un vantaggio in più, meno visibile ma molto importante: le regole fiscali internazionali. Fino a poco tempo fa negli Stati Uniti qualsiasi pacco sotto gli $800 arrivava dall'estero senza tasse doganali. Stessa cosa nel Regno Unito sotto le 135 sterline. Questo ha permesso a Shein di vendere milioni di piccoli ordini in tutto il mondo senza pagare dazi, tenendo bassi i costi e altissimi i margini. Tuttavia questa situazione sta cambiando. All'inizio del 2025 Stati Uniti e Regno Unito hanno cominciato a limitare queste esenzioni. Per Shein è un problema serio. Gran parte del suo modello di business si basa proprio su quei vantaggi doganali. Ecco perché l'azienda ha già iniziato a spostare parte della produzione in Vietnam, un paese che offre ancora manodopera a basso costo, ma con accordi commerciali più favorevoli per l'export. In altre parole, dietro una t-shirt da 2,50 € non c'è magia. C'è un sistema costruito con precisione chirurgica su volumi enormi, tempi rapidissimi, costi tagliati all'osso e regole fiscali internazionali sfruttate fino all'ultimo centesimo. Shein continua a crescere in termini di vendite, ma non tutto sta andando liscio come sembra. Come abbiamo già ricordato, nel 2024 l'azienda ha raggiunto circa 38 miliardi di dollari di fatturato, ma il profitto netto è crollato del 40%. Aumentano le vendite, ma guadagna meno. Come mai? Le ragioni sono diverse. Da una parte, la concorrenza di piattaforme aggressive come Temu ha costretto Shein ad abbassare i prezzi e spendere di più in marketing. Dall'altra, i costi logistici sono saliti, così come le spese per adeguarsi alle nuove normative e prepararsi alla quotazione in borsa. Proprio l'IPO, ovvero l'ingresso ufficiale in borsa, che era inizialmente previsto a Londra per il 2025, è stato rinviato. Il motivo? Non solo questioni economiche, ma anche problemi reputazionali e legali. Shein è stata più volte accusata di violazioni ambientali, utilizzo di manodopera in condizioni sospette e perfino lavoro forzato, soprattutto nella catena produttiva legata alla Cina. Inoltre, alcuni brand l'hanno denunciata per copiatura sistematica di design protetti, un'accusa di violazione della proprietà intellettuale che ha fatto molto rumore. Come se non bastasse, l'Unione Europea ha inserito Shein nella lista delle grandi piattaforme da monitorare e nel 2024 ha imposto un ultimatum. Se non correggerà alcune pratiche ritenute ingannevoli nell'e-commerce, rischia sanzioni e restrizioni all'interno del mercato europeo. Insomma, Shein non è solo sotto i riflettori per il suo successo, è anche sotto esame da parte di governi, autorità e opinione pubblica, e nel 2025 queste pressioni sono diventate più forti che mai. L'ascesa di Shein, insieme a quella di Temu, non ha solo cambiato il modo in cui acquistiamo online, ha anche avuto un impatto diretto e devastante sui negozi fisici, soprattutto negli Stati Uniti. Secondo le ultime stime, tra il 2023 e il 2025 hanno chiuso circa 15.000 punti vendita tradizionali solo negli Stati Uniti. Molti di questi erano negozi di abbigliamento o accessori. E non si parla di piccole realtà locali, sono stati colpiti anche brand storici come Macy's e Kohl's, incapaci di competere con i prezzi bassissimi e il ritmo forsennato di nuovi prodotti che Shein riesce a proporre ogni giorno. Il fast fashion non è più solo fast, con Shein è diventato ultra fast e chi non riesce a tenere il passo resta indietro o chiude. Insomma, Shein ha costruito una macchina perfetta per vendere di più e più in fretta, ma spesso, come emerge da alcune inchieste, a scapito di diritti umani e sostenibilità. Alla fine, chi guadagna davvero da tutto questo? Vince chi, come Shein, ha creato un modello integrato che unisce in modo efficiente produzione basata sui dati e su piccoli lotti iniziali per ridurre il rischio di invenduto, una rete logistica capace di spedire milioni di pacchi al giorno, marketing iper-targetizzato costruito su social e influencer, vantaggi fiscali sfruttando limiti doganali per evitare dazi. È un sistema agile, aggressivo, globale, ma sarà sostenibile nel tempo? Se la quotazione in borsa dovesse fallire o se nuove leggi doganali rendessero più costoso spedire all'estero, questo equilibrio potrebbe rompersi. Il rischio è che l'intero modello perda forza e attrattiva. Shein ha dimostrato che con tecnologia, velocità e strategia si può costruire un impero globale, partendo da prezzi bassissimi e da un'app. Ha superato colossi storici, ridefinito le regole del gioco e conquistato un'intera generazione di consumatori.
Ma tutto questo ha un prezzo e, come abbiamo detto, non solo economico, parliamo di costi ambientali, sociali e reputazionali. Il suo modello potrebbe continuare a funzionare finché le regole glielo permettono, ma se le normative cambiano o se i consumatori diventano più consapevoli, l'intero sistema dovrà trasformarsi. Il futuro del fast fashion forse non sarà più solo fast, sarà obbligato a diventare anche etico, trasparente e sostenibile. Chi riuscirà a farlo per primo potrebbe dominare il mercato. Chi resterà ancorato al solo prezzo basso potrebbe sparire più in fretta di quanto è arrivato. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!